Ciao, miei adorati, ben ritrovati sul nostro spazio preferito. Oggi vi porto una storia che vi farà rimanere senza parole, perché finalmente parliamo di loro, due volti che hanno fatto battere i cuori in Turchia e non solo, Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Tenetevi forte, perché nelle ultime ore Cemre ha rotto il silenzio e ha condiviso rivelazioni intime sul suo rapporto con Gökberk, parole che stanno incendiando il web e accendendo discussioni in ogni angolo dei social. Se li amate, se li seguite da sempre, questa è la vostra puntata. Prima di cominciare, però, ricordatevi di iscrivervi a Celebrita dalla Turchia e di attivare le notifiche. Qui troverete sempre retroscena, confessioni e analisi che altrove non osano nemmeno sfiorare. Siete pronti? Bene, entriamo nel vivo. Come tutti ricorderete, la scintilla fra Gökberk YLDRM e Cemre Arda è esplosa sul set di Senkalkam. Quella serie non ha solo fatto numeri pazzeschi. È diventata un piccolo fenomeno culturale, una di quelle storie che sfondano lo schermo e ti camminano accanto nella vita di tutti i giorni. Molto di quel successo è merito della connessione travolgente tra i due protagonisti. I personaggi di Eda e Serkan sono entrati nell'immaginario collettivo come sinonimo di amore romanzesco, ironico e intenso, e i fan hanno iniziato a desiderare che quella magia potesse esistere davvero anche fuori dal set. E indovinate? È successo. Quello che sembrava solo recitazione si è rivelato una corrente reale, difficile da contenere, capace di trasformare due colleghi in una coppia da sogno nella vita reale. Per un periodo, non si parlava d'altro. Eventi mondani, premiere, scatti rubati all'uscita dai ristoranti di Nianta, storie condivise con naturalezza e risate in scia. Ogni gesto diventava un indizio, ogni sguardo un titolo, ogni silenzio uno spazio da riempire con ipotesi. La loro immagine di coppia attraversava i confini in traduzioni, fanart, sottotitoli, commenti in 1000 lingue. Un vortice di curiosità che, col tempo, ha iniziato a dettare i ritmi delle loro giornate, e non è un mistero che quando la fama ti stringe troppo, qualcosa rischia di sfuggire. Ed è qui che la recente intervista di Cemre Arda cambia la prospettiva e ci porta dietro la tenda, dove la luce dei riflettori non arriva lucida, ma frastagliata. Con una calma ferma, senza cattiveria e senza vittimismo, Cemre ha spiegato che durante la relazione con Gökberk la pressione esterna è diventata così insistente da deformare l'immagine che lei aveva di sé come artista. Ha confessato che, a un certo punto, il racconto pubblico della loro storia ha preso il sopravvento sul suo lavoro, fagocitando l'impegno, la passione, la cura con cui sceglie i copioni. Si è ritrovata percepita più come la compagna di Gökberk che come un interprete con un suo percorso, i suoi desideri, i suoi rischi. Per chi, come lei, ha lottato per farsi spazio con studio, tenacia e disciplina, è stata una ferita sottile ma persistente. Ha parlato di stress e ansia, ma non di quelle parole che si buttano lì tanto per colorare un racconto. Ha raccontato gli attimi, le giornate, i preparativi. Sessioni di trucco interrotte dal tam tam dei messaggi, telefonate notturne per smentire scatti manipolati, uffici stampa in allerta, piani spostati perché qualcuno aveva spiato un itinerario. Le passeggiate a Bebek con cappuccio e occhiali, i caffè freddi diventati tiepidi mentre aspettava di poter uscire dal ristorante senza essere filmata. E l'attenzione continua a mostrarsi impeccabile, nonostante l'umore, nonostante la stanchezza. Più che un dovere, un vestito cucito addosso, difficile da togliere. La parte più forte delle sue parole riguarda l'autostima professionale. Cemre ha ammesso che, travolta dalle congetture e dalla caccia al dettaglio, le è capitato di selezionare script con una prudenza che non le apparteneva. Ha rimandato workshop, ha declinato ruoli che l'avrebbero costretta a trasformarsi quando sentiva di non avere spazi mentali liberi per farlo. E soprattutto ha avvertito che la gente le chiedeva sempre e solo della coppia, raramente della costruzione di un personaggio, della voce da trovare per una scena, della resa emotiva di una sequenza. Era come se la sua identità venisse preimpostata, un'etichetta lucida che copriva tutto il resto. Non mancano, però, gli affetti e la gratitudine. Cemre ha parlato di Gökberk YLDRM con affetto genuino e rispetto.
Ha ricordato momenti bellissimi, risate fuori campo, viaggi lampo tra un set e l'altro, complicità nate tra prove costume e pause in cui i due, esausti, si sostenevano a vicenda. Ha precisato che una storia può essere preziosa e allo stesso tempo faticosa, che il sentimento non basta a proteggere da una esposizione abnorme, e che la verità sta quasi sempre nel mezzo, tra il desiderio di proteggere la propria vita e la responsabilità, quasi inevitabile, di chi lavora davanti a milioni di occhi. Sì, perché quando ha interpretato Eda e Serkan e il mondo ha scommesso che l'incanto proseguisse nella realtà, diventa difficile stabilire confini. Secondo Cemre, lei e Gökberk hanno provato a schermarsi. Hanno imposto giorni senza telefono, vacanze improvvisate senza scali annunciati, ingressi separati agli eventi per confondere i fotografi. Ma era come tentare di svuotare il mare con un bicchiere. Ogni sparizione alimentava sospetti, ogni ricomparsa moltiplicava le domande. Loro due cercavano normalità, la stampa cercava la trama. E in mezzo, la relazione a fare i conti con tempi e linguaggi che non le appartenevano. Quando poi l'idillio si è incrinato, l'onda è raddoppiata. C'erano fan convinti che Eda e Serkan dovessero trovare sempre un modo per tornare insieme, che la curva narrativa imponesse un lieto fine parallelo, come se il mondo reale potesse rispettare le stagioni di una sceneggiatura. Cemre ha riconosciuto quell'affetto, quella partecipazione, quella voglia collettiva di credere. Ma ha ricordato, con una delicatezza che le fa onore, che le relazioni sono materia fragile e complessa. A volte l'amore è anche capire quando fermarsi, come farlo nella maniera più dignitosa possibile, e come non smarrire se stessi nel rumore di fondo. Dal punto di vista professionale, quella attraversata da Cemre è stata una lezione severa. Ha spiegato che ha dovuto recuperare la distanza tra palcoscenico e salotto di casa, tra set e cucina, tra trucco e pelle. Ha ricominciato a leggere copioni senza chiedersi come sarebbero stati interpretati dal pubblico in relazione alla sua vita privata. Ha ripreso a lavorare con coach e registi con la libertà di sbagliare, di provare, di cambiare idea. Ha riscoperto il piacere delle scelte che fanno paura, quelle che richiedono silenzi lunghi e confidenza con i propri limiti. Ha anche ammesso che alcune decisioni del passato sono state influenzate dalla dinamica di coppia e dalla tempesta mediatica. Non ha fatto nomi, non ha riversato colpe, non ha creato antagonisti. Ha preferito parlare di una responsabilità condivisa con le circostanze, con gli algoritmi, con l'audience affamata di narrativa. E nella stessa frase ha ribadito che rifarebbe molte cose, perché anche ciò che pesa ti modella e ti regala strumenti che non pensavi di possedere. È importante sottolineare che il suo racconto non cancella i momenti luminosi. Al contrario, li preserva. Ci sono ricordi che non hanno bisogno di platee, una canzone ascoltata in macchina al rientro da un set infinito, una pioggia improvvisa su una terrazza di Ortaköy con 2 risate liberatorie, messaggi buffi scritti alle 3 di notte per sdrammatizzare. Sono tasselli che rimangono, e non serve mostrarli per renderli veri. Serve solo accettare che la loro collocazione, oggi, è diversa. E adesso? Adesso c'è una Cemre che parla con la consapevolezza di chi ha attraversato un uragano e ne ha ricavato un bagaglio nuovo. Dice di voler tornare a far parlare il lavoro, e lo dice scegliendo di misurarsi con storie più ardite, personaggi scomodi, progetti che non ammiccano per forza al trend del momento. Vuole che la gente la riconosca non come metà di una fotografia perfetta, ma come un artista capace di prendersi il rischio di fallire e di imparare. E in filigrana, si intravede anche un Gökberk YLDRM che, lontano dal clamore, si concentra sul set, sulle prove, su quel mestiere che lo ha portato fin lì. Non si tratta di cancellare, si tratta di trasformare. Se allarghiamo lo sguardo, questo racconto è anche una riflessione sul sistema. La macchina dello spettacolo sa creare amore e pressione con la stessa intensità. Nei corridoi degli studi, nelle lounge degli aeroporti, tra una clip e un'intervista, nascono coppie, nascono amicizie, nascono anche incomprensioni che il pubblico non vede. Per le donne, spesso, l'asticella è più alta, devono essere impeccabili e centrali sul lavoro, dolci ma non deboli, indipendenti ma non fredde, sempre pronte ma mai sfacciate. La contraddizione diventa regola tacita.
E la voce di Cemre, oggi, dà forma a ciò che tante vivono in silenzio. Un passaggio dell'intervista, in particolare, ha colpito tutti. Quando le hanno chiesto se rinuncerebbe all'amore per proteggere la carriera, lei ha sorriso e ha risposto che l'amore non è il problema è quando tutto ciò che gli ruota attorno diventa più grande della cosa stessa. Perché un sentimento, per crescere, ha bisogno di spazi vuoti, di momenti non condivisi, di segreti innocui e di pudore. E quando questo è impedito, ci si ritrova a difendersi ogni giorno, e difendersi stanca. Non crediate, però, che questa sia la cronaca di una resa. Tutt'altro. È il diario di una maturazione. Cemre ha raccontato di aver ritrovato la calma nei pomeriggi senza notifiche, nella routine dei provini, nelle ore di set in cui la concentrazione ti ruba al mondo e ti restituisce intera a fine giornata. Ha imparato a distinguere il desiderio degli altri dal suo, l'eco dagli intenti, e a rimettere ordine tra ciò che è urgente e ciò che è importante. Ha parlato di rispetto per se stessa, e si è percepita chiaramente una promessa, quella di non lasciarsi più dettare la trama. Eppure, e qui sta la bellezza, non c'è rancore. Di Gökberk ha detto che è una persona di valore, un professionista serio, uno con cui è stato naturale costruire e altrettanto naturale capire quando fermarsi. Ha parlato di telefonate serene, di ringraziamenti sinceri, di un affetto che cambia forma ma non si svuota. Ha sottolineato che nessuno dei due ha bisogno di vincere una narrazione, perché in certi percorsi non esistono vincitori e vinti, esistono solo persone che provano a fare del loro meglio dentro circostanze complesse. Ripensando all'origine di tutto, al set di Senkalkam, non stupisce che si sia generata un'alchimia così potente. Eda e Serkan, con i loro dialoghi, le loro fragilità, le loro testarde illusioni, hanno preso per mano chi guardava e l'hanno portato in un posto dove si voleva restare anche dopo i titoli di coda. È normale che il pubblico abbia cercato quel posto anche nella realtà. Ma la vita vera non è girata in sequenza, non si rifà la scena, non si riprende la battuta. La vita vera sforbicia, confonde, sorprende, insegna. Cosa ci rimane, allora, da questa confessione? Una mappa preziosa. Uno sguardo che ci dice che la fama è un'energia ambivalente, capace di accendere e di abbagliare. Ci dice che la fiducia nel proprio talento va custodita come una pianta delicata, con acqua, tempo e silenzio. Ci dice che, quando un amore sboccia davanti a tutti, la cosa più rivoluzionaria è trattarlo come qualcosa di normalissimo, addirittura banale nelle sue routine, intimo nelle sue regole. E se questo non è possibile, bisogna essere abbastanza coraggiosi da proteggere almeno la propria voce. Cemre oggi appare più determinata che mai. Ha parlato di sceneggiature che le mettono paura in modo buono, di registi che chiedono verità, di sfide fisiche e psicologiche che la obbligheranno a lavorare su più livelli. Ha promesso attenzione alle storie che aprono domande invece di chiuderle con risposte facili. Ha detto di voler tornare a sorprendere non per chi frequenta, ma per chi interpreta. E si sente che lo farà. Perché quando un artista recupera la propria centratura, il pubblico se ne accorge, è un brivido che si riconosce a distanza. Se mettiamo in fila i punti salienti di ciò che ha rivelato, emergono con chiarezza le coordinate. L'enorme pressione mediatica che incombeva sulla coppia, la frattura nella percezione professionale di Cemre, la fatica di difendere un perimetro privato, ma anche l'enorme patrimonio di esperienza che quel periodo le ha consegnato. Non è un atto d'accusa. È una resa dei conti con se stessa, fatta di sincerità e misura. E la misura, oggi, è una forma rara e preziosa di eleganza. A questo punto voglio sentire voi. Vi sorprendono le parole di Cemre Arda? Pensate che la fama e l'attenzione dei media siano un ostacolo inevitabile ai rapporti personali e alle carriere? O credete che si possa trovare un equilibrio diverso? Cosa significa, per voi, vedere una coppia come Gökberk YLDRM e Cemre Arda passare dal sogno alla realtà e poi scegliere di raccontare con lucidità ciò che quella realtà ha comportato? Scrivetemelo nei commenti, li leggo tutti, e come sempre la nostra conversazione è ciò che rende viva questa comunità. Se questo racconto vi ha appassionati, lasciate un like,
Condividetelo con chi ancora crede che tutto ciò che accade sullo schermo debba per forza rispecchiare la vita. E se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia. Qui continueremo a seguire i progetti in arrivo, a scovare dettagli che raccontano senza invadere, a cercare l'umanità sotto le luci. Grazie di cuore per essere stati con me anche oggi. Alla prossima puntata, con nuove storie, nuove verità e la nostra solita voglia di capire oltre i titoli.